Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Il punto in casa Napoli, visto che non ci siamo sentiti nelle ultime 48 ore, ci sono delle situazioni di mercato per quanto riguarda le cessioni in casa Napoli. È un tesoretto che potrebbe entrare dalle seconde linee, tra virgolette, o da calciatori che rientrano dai prestiti e qualche, diciamo, elemento che ha giocato poco e ha trovato poco spazio. La gente di Lobotka che parla del futuro del suo assistito, però nei modi e nei tempi giusti e non come fa il solito Giuffredi che parla a Vanvera e ha parlato a Vanvera dappertutto. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale per restare aggiornati sui contenuti attivando la campanella delle notifiche, perché in questi giorni uscirà anche un video riguardo identità bianconera che ha fatto un esposto a Gravina per cercare di riaprire il caso Osimhen. Ma per quanto riguarda la situazione giuridica mi devo documentare, diciamo, come si deve, perché poi non voglio attirare non colorati che vengono a commentarmi sotto al video per poi doverli mandare a quel paese, e quindi non voglio, diciamo, creare situazioni dove io risulti un tantino superficiale nell'esposizione dei fatti. Perciò restate aggiornati sui contenuti iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche. Da dove partiamo? Partiamo dall'agente di Lobotka. L'agente di Lobotka nelle dichiarazioni che ha rilasciato dice: avevamo un accordo col Barcellona, poi hanno cambiato allenatore, al momento la situazione non è molto chiara, anche perché il Barcellona ha dei problemi finanziari e l'operazione per acquistare Lobotka è stata congelata. La trattativa però non è definitivamente saltata e la situazione può ancora evolversi. Ormai tutti conoscono Lobotka a Barcellona, a Madrid e in Premier. Sul Napoli, Lobotka tornerà a Napoli e saranno tutti contenti. Al momento questa è l'ipotesi più probabile. Il Napoli non ha intenzione di lasciare andare uno dei migliori calciatori della rosa e ha una cifra bassa e l'operazione sarebbe stata molto costosa. Ci sono alcuni allenatori che cercano come centrocampista Lobotka e con alcuni di loro sto ancora parlando. Allora, la situazione Lobo, io leggendo anche le dichiarazioni del calciatore di pochi giorni fa, l'interessamento del Napoli, il voler stare a Napoli, eccetera, mi lasciano più che tranquillo. Ovviamente la gente può fare quel che vuole, ma non è una dichiarazione per mettere assolutamente Lobotka sul mercato, anzi, forse ci sta avvisando che può essere anche, diciamo, l'ultimo anno o dopo quest'anno, nella sessione di mercato dell'anno prossimo, potrebbe essere una pedina sulla quale il Napoli comunque ci va a guadagnare tantissimo. Se non ero Lobotka venne pagato 20 milioni più 4 di bonus o 21 più 4 di bonus, e se dobbiamo prendere Buongiorno a 40, Lobotka vale almeno 60 milioni, e dico almeno 60 milioni, contratto fino al 2027, calciatore che non si discute assolutamente, che nonostante la sconfitta della Slovacchia è stato il migliore in campo, quindi io sono tranquillo sotto questo punto di vista. Gaetano e Zanoli, rientrati rispettivamente dai prestiti di Salernitana e Cagliari, Zanoli e Gaetano, ovviamente Zanoli a Salerno e Gaetano a Cagliari, per entrambi si potrebbero profilare anche delle cessioni definitive. Il Cagliari ha fatto un sondaggio sul calciatore di Carpi, mentre il centrocampista napoletano, classe 2000, c'è l'interessamento della Fiorentina del nuovo allenatore Raffaele Palladino. Io sono d'accordissimo nel caso il Napoli poi ricevesse offerte e li cede definitivamente, perché queste spole avanti, indietro, gennaio, vai in prestito, voglio giocare, non voglio giocare, secondo me portano a ben poco, e addirittura poi la situazione del il calciatore lo mandiamo a fare le ossa è finito, perché sono comunque non avanti con l'età, ma non hanno 17 anni, 18 e 19 anni, quindi puoi tranquillamente cederli e poi reinvestire il ricavato su un altro calciatore. Fai ciò che vuoi, ma non serve fare, non serve più al momento fare queste operazioni. Lo mando lì, poi lo prendo di nuovo a giugno, poi lo valuto in ritiro, poi lo faccio partire di nuovo. No, se arriva l'offerta, ben venga anche per loro, che trovano anche una continuità nella loro carriera, giocano il più possibile e si mettono in mostra. Quindi sono d'accordissimo nel caso poi il Napoli dovesse cederli. Simeone, il futuro di Giovanni Simeone
L'intenzione dell'attaccante è di rimanere in Italia, attraverso il proprio rappresentante sta sondando alcune opportunità interessanti, dal respiro europeo, Bologna e Lazio su tutte. Scalpita per una maglia da titolare che a Napoli è sempre stato un dolce miraggio. Confrontandomi con, diciamo, amici vicini al mondo viola, per quanto riguarda il calciomercato e il giornalismo, Simeone potrebbe arrivare anche a Firenze perché Palladino ha dato il benestare. Ovviamente Bologna, Lazio o Fiorentina a noi non fa differenza. Fa differenza chi porta più soldi, perché Simeone, se non è stato riscattato e pagato in totale 19 milioni o giù di lì, e credo che il Napoli a meno della stessa cifra, o forse potrebbe, ma non credo, potrebbe accontentarsi a 15, ma non credo, anche perché Simeone integro come calciatore, è un attaccante che eh, con le giuste presenze può andare tranquillamente in doppia cifra, e poi credo che per caratteristiche non è la punta che potrebbe spaccare con Antonio Conte. Poi può darsi che sia una mia opinione, per amor di Dio, ma se Simeone trova la sistemazione, a me dispiace per l'attaccamento che ha espresso, diciamo, nella sua trafila a Napoli, però arrivato al punto di voler giocare quanto più possibile, e ovviamente all'orizzonte c'è una situazione dove ti vedrà tra il campo e la panchina, è normale che tu scelga ovviamente di voler andare via o di aspettare qualche squadra che porti l'offerta e il Napoli lo faccia partire. Il tesoretto che potrebbe uscire non è nemmeno, diciamo, tanto magro da queste tre cessioni. E poi c'è Nathan. Tutti su Nathan, tutti i giornalisti su Nathan. Nathan lo dobbiamo dare via, mandiamolo in Brasile. Nathan vuole andare in Brasile, vorrebbe tornare in Brasile. Il Napoli vorrebbe invece girarlo in prestito in Serie A, perché ovviamente hai preso un calciatore, al di là che hai pagato 10, 15, 12, 1, 3 e 6, non l'hai visto, e quindi perché privarsi di un possibile calciatore che potrebbe far bene rivendendolo dopo un anno senza averlo visto? Giusta, assolutamente giusta operazione mandarlo in prestito nel caso ad una squadra di Serie A, ma io addirittura lo terrei in rosa. Juan Jesus, Ostigard se ne va. Ostigard è il difensore che comunque verrà messo come pedina di scambio con conguagli economici, eccetera, eccetera, per arrivare ad altri calciatori. Juan Jesus se ne deve andare assolutamente, non è che se ne va. Io mi terrei Nathan tra i sei, comunque ti servono sei difensori. Se giochi a tre, io lo terrei tranquillamente a Napoli tra i sei, perché Nathan non direbbe nemmeno a, diciamo, giocando un numero, diciamo, non tanto alto di partite. Quindi lo terrei e lo farei valutare da Conte. Poi nel caso si arriva alla fine dei ritiri e Conte dice no, guarda, a me non mi serve, cerchi la squadra a prestito, oppure in Brasile il mercato ce l'ha Nathan, lo puoi tranquillamente rivendere, forse perdendoci qualche milione, uno o due, forse anche no. Io lo terrei a Napoli tra i sei difensori nella maniera più assoluta, ma è una mia opinione, poi mi fate sapere assolutamente la vostra sotto qui nella sezione dei commenti. Ultima indiscrezione o ultima considerazione, ecco, di Zazzaroni su Kvaratskhelia, che non mi fa sorridere perché è stata esilarante, perché Zazzaroni la fa facile. Vendi questo, prendi quell'altro, 5 minuti e hai risolto. Non è proprio così, caro Zazzaroni, però diciamo che non ha tutti i torti. Zazzaroni parla così a proposito di Quara. A proposito di Quara, dice Zazzaroni, non me ne voglia, ma se fossi in De Laurentiis, io lo venderei subito al Paris Saint-Germain per 100 milioni e pagherei volentieri i 55 milioni della clausola dello spagnolo del Bilbao che ha fatto a fettine di Lorenzo, ovvero Nico Williams. E magari Zazzaroni, magari potesse essere così facile. Nico Williams in primis avrà su di lui i fari di mezza Europa, in primis. Poi ci sarà da scegliere, vado in una squadra che fa la Champions, vado a fare l'Europa League, vado in una squadra che non ha coppe però atterro sotto l'ombra del Vesuvio. Sì,
Nico Williams. Non ci pensare due volte, anche se Zazzaroni la fa facile, io lo vendo al Paris e mi vado a prendere a Nico Williams pagando la clausola. È vero che quando ci sono delle clausole, chi si presenta con i 60 milioni, 55 in questo caso, chi si presenta con i 55 milioni si prende il calciatore, però in Europa non c'è solo il Napoli che può spendere 55 milioni per portare a casa un calciatore che poi è devastante e non lo sarà solo in questo momento, è devastante perché non c'è una sola soluzione su quella fascia sinistra. Non è sempre la stessa cosa, calciatore molto avanti per intelligenza tattica e poi ora ovviamente l'abbiamo visto poco, però per quello che possiamo scorgere dalle prestazioni è anche un calciatore che a livello di altruismo non se lo fa dire due volte, quindi non porti a Napoli un calciatore che arrivi sotto porta, non ti passa il pallone perché deve segnare, un esaurito che al secondo dribbling al limite non riuscito manda a quel paese compagni avversari. Molto duttile tatticamente per quanto riguarda quella fascia sinistra, della doppia fase, anche se non è assolutamente il punto di forza il difendere per quanto riguarda Nico Williams, così come non lo è per Quara, assolutamente. Quara a livello difensivo comunque potrebbe migliorare, ma non è nemmeno che deve migliorare per forza, perché tu hai quel ruolo e diciamo che devi essere più messo in condizioni poi dal gioco e dall'allenatore nell'esprimere le tue caratteristiche. Magari vendendo Quara arrivi a Nico Williams. Io non lo so se il Napoli venda Kvaratskhelia o accetti la proposta del Paris Saint Germain è in concomitanza sempre con la stessa situazione di Osimhen. Nel caso non si riesce a pensare Osi, non credo che si mantengano tutte e due a Napoli, quindi da una parte o dall'altra diciamo che fai comunque cassa. Nel caso, ovviamente, vendi Quara, non c'è male la proposta di Zazzaroni. Carissimo presidente, leggi la proposta di Zazzaroni che ti avrà anche telefonato. Ciao re, Nico Williams, vai, non ti preoccupare, 55 milioni e stai coperto di nuovo sulla fascia sinistra. A livello di gamba sarebbe tanta roba anche per quanto riguarda poi l'esposizione tattica di Antonio Conte, mettiamola così, sarebbe sicuramente adatto al gioco di Conte e al Napoli che verrà. Ma vedremo e abbiamo chiuso con questo video. Fatemi sapere la vostra come sempre nei commenti. Ci vediamo nel prossimo contenuto, restate aggiornati, la campanellina, sempre Forza Napoli, ciao!